Benvenuti! Oggi ci immergiamo in un testo assolutamente affascinante e provocatorio, il celebre saggio di Alan Watts del 1968, Psichedelici ed esperienza religiosa, pubblicato originariamente sulla California Law Review. Analizzeremo nel dettaglio le sue teorie sull'intersezione tra la chimica, la nostra mente e le istituzioni sociali, scomponendo i suoi argomenti in modo chiaro e accessibile. Per orientarci divideremo la nostra analisi in 5 punti chiave: il misticismo sotto al microscopio, le 4 caratteristiche dominanti, l'opposizione religiosa occidentale, la resistenza laica e scientifica e infine una riflessione su rischi, realtà e diritti. Affronteremo questa profonda indagine filosofica in modo molto lineare. Cominciamo subito. Punto numero 1. Il misticismo sotto al microscopio. Entriamo nel vivo della premessa di Alan Watts riguardo allo studio degli stati mistici. Spesso tendiamo a fare di tutta l'erba un fascio quando si parla di sostanze che alterano la percezione, associandole tutte a una perdita di controllo. Ma Watts traccia un confine nettissimo. Da un lato c'è l'alcol. È un narcotico, insomma offusca la coscienza, il giudizio e intorpidisce. Dall'altro lato abbiamo gli psichedelici. E attenzione, la parola stessa significa che manifestano la mente. Non fanno per niente dormire, anzi richiedono un'immensa concentrazione. Watts ci scherza su dicendo che guidare sotto LSD è una pessima idea, certo, ma lo è altrettanto cercare di guidare mentre si è concentrati a suonare un violino. Parliamo di stati mentali diametralmente opposti. Ed ecco l'analogia geniale di Watts. Suggerisce che questi composti non siano affatto dei trucchi magici, ma dei veri e propri strumenti scientifici. Pensiamoci bene. In batteriologia usiamo il microscopio. È uno strumento artificiale, forza la nostra vista in modo innaturale, ma è assolutamente indispensabile per studiare e comprendere i batteri. Ecco, per Watts gli psichedelici funzionano esattamente così. Forniscono alla mente una sorta di microscopio necessario per osservare e studiare l'esperienza mistica in modo diretto. Passiamo alla parte 2. 4 caratteristiche dominanti. Usando questo microscopio, Watts ha mappato con estrema precisione cosa accade alla coscienza. Questi 4 pilastri dell'esperienza psichedelica sono il rallentamento del tempo, la consapevolezza della polarità, quella della relatività e infine la consapevolezza dell'energia eterna. Vediamoli nel dettaglio, uno per volta. Il primo è il rallentamento del tempo. Non significa che gli orologi iniziano a rallentare fisicamente. Si tratta di un'immersione totale, quasi lussuosa, nel momento presente. Watts qui lancia una frecciatina piuttosto tagliente alla nostra società moderna, prendendo ad esempio il classico dirigente di successo. È la persona perennemente sepolta tra le scartoffie, che vive nell'ansia di pianificare una pensione lontanissima. Si prepara per un futuro che, francamente, quando arriva, lo trova troppo stanco o acciaccato per goderselo davvero. L'esperienza mistica disinnesca proprio questa ansia compulsiva, ricordandoci una verità disarmante: l'unico momento in cui la vita accade effettivamente è adesso. E questo illustra brillantemente il secondo punto, la consapevolezza della polarità. È quell'illuminazione in cui capiamo che le cose che consideriamo opposte in realtà sono assolutamente interdipendenti. Non esiste interno senza esterno, bene senza male, o comprare senza vendere. Sono come le facce della stessa medaglia. Watts fa un esempio fantastico. Immaginiamo di girare il volante di un'auto per fare una curva. Lo stiamo spingendo con una mano o lo stiamo tirando con l'altra? La verità è che l'azione è una sola. Sotto questo microscopio mentale, l'illusione della separazione svanisce e ci rendiamo conto che le nostre azioni sono intimamente intrecciate con il resto dell'universo. Terzo principio, la consapevolezza della relatività. Proviamo a immaginarci come un semplice anello in una catena infinita di processi. Per spiegare questo concetto, Watts fa un'osservazione davvero divertente. Fa notare che persino i minuscoli moscerini della frutta, nella loro percezione, si sentiranno sicuramente le persone più importanti al centro del loro universo, esattamente come facciamo noi. Hanno esseri giganteschi sopra di loro e microbi invisibili sotto di loro. A noi i moscerini sembrano tutti identici, certo, ma anche la nostra società umana, se guardata dallo spazio profondo, appare unificata e indistinta. Questo ci porta a capire che tutte le forme di vita sono in sostanza lo stesso identico tema, ripetuto su scale diverse. E arriviamo alla quarta e ultima caratteristica, la consapevolezza dell'energia eterna.
È una percezione cristallina del fatto che tutta l'esistenza è un'unica, immensa energia pulsante. Un'energia che oscilla, che va e viene, come le onde del mare, tra accensione e spegnimento, tra vita e morte. È un po' come un gigantesco gioco cosmico a nascondino. Watts lo riassume magnificamente con il famoso principio dell'induismo, Tat Tvam Asi, che si traduce in tu sei quello. In parole povere, non siamo frammenti isolati, noi stessi siamo l'energia dell'universo in piena espressione. Parte 3. L'opposizione religiosa occidentale. Ora, questo senso così profondo di unità crea un problema enorme. L'esperienza psichedelica interna entra in collisione frontale e spesso aggressiva con le istituzioni esterne, in particolar modo con la religione occidentale. Qui sta proprio il nocciolo del conflitto culturale delineato da Watts. Da una parte abbiamo la tradizione giudaico-cristiana, che ci dipinge un dio monarchico, un re, un capo supremo, totalmente separato dal mondo che ha costruito, che governa con autorità e pretende obbedienza assoluta. Dall'altra parte c'è la visione orientale di un universo organico, che si muove in modo spontaneo. Watts immagina un millepiedi, mica si ferma a calcolare coscientemente come muovere ogni singola zampa, lo fa e basta, in perfetta armonia. Quindi, se in Oriente affermare di essere un'estensione del divino significa aver compreso la vita, in Occidente, significa minare l'autorità del Re Supremo. E attenzione, questo rifiuto istituzionale non è certo un'invenzione della controcultura degli anni 60, è una storia che si ripete da secoli. Le istituzioni hanno sempre soppresso i mistici, terrorizzate da questa potenziale insubordinazione. Pensiamo che già nel IX secolo il filosofo Giovanni Scoto Euriugena venne condannato dalla Chiesa. Stessa identica sorte toccò a Meister Eckhart nel XIV secolo. Nel Seicento i quakeri furono perseguitati per la loro credenza in una luce interiore. Come ci fa notare l'autore, per un sistema gerarchico non c'è niente di più spaventoso di un'esplosione di misticismo che dichiara l'uguaglianza totale tra creatore e creazione. Parte 4. La resistenza laica e scientifica. L'opposizione però non arriva solo dalle gerarchie religiose. Scopriamo come anche la società laica e la scienza abbiano eretto dei muri formidabili contro questa consapevolezza unificata. Il cuore del problema è come definiamo il nostro posto nel cosmo. Secondo Watts, gran parte della sociologia e psichiatria tradizionali si poggia ancora sui residui della vecchia scienza meccanicistica dell'Ottocento. Un'idea piuttosto sminuente, dove l'universo è solo un orologio cieco e freddo e noi esseri umani siamo visti come dei microorganismi puramente accidentali. Questa visione arcaica si scontra enormemente con la moderna visione ecologica, confermata da biologi e fisici quantistici. Viviamo in un universo che è un organismo, un campo unico in cui noi e l'ambiente siamo letteralmente la stessa cosa. Eppure, le regole della nostra società continuano a trattare chi sperimenta intimamente questa connessione come se avesse semplicemente un disturbo mentale. Per farci capire quanto sia radicata questa illusione del distacco, Watts ci regala una frase che colpisce dritto nel segno. Diciamo, sono venuto in questo mondo, ma non abbiamo fatto niente del genere. Ne siamo venuti fuori, esattamente come la frutta viene fuori dagli alberi. Pensiamoci un attimo. Soffriamo di una profonda allucinazione collettiva. Ci crediamo esseri isolati, stranieri caduti sulla terra. Ma la verità è che il nostro ambiente produce esseri umani, proprio come un melo produce mele. Non capire questo legame intimo è esattamente ciò che ci spinge ad aggredire e distruggere la natura nel tentativo di dominarla, invece di viverci intelligentemente insieme. E arriviamo alla parte 5. Rischi, realtà e diritti. È il momento di tirare le somme e affrontare la questione legale ed etica sollevata da Watts. Come bilanciamo i rischi fisici con il diritto all'esplorazione e le fondamenta stesse del nostro sistema di governo? Parliamo apertamente dei rischi. Molti critici puntano il dito sulla pericolosità di queste sostanze e Watts è d'accordo, i pericoli esistono, ma ricorda anche che qualsiasi esplorazione umana che valga la pena fare comporta dei rischi, che si tratti di mandare astronauti nello spazio o di praticare digiuni estremi nei monasteri. Inoltre difende strenuamente l'esperienza psichedelica dall'accusa di essere una comoda scorciatoia per scappare dalla realtà. Tutto il contrario, è un banco di prova durissimo, incredibilmente rigoroso, in cui l'individuo si ritrova spesso smarrito nei corridoi della propria psiche e deve affrontare le parti più complesse della sua anima. Insomma, è una vera sfida, altro che fuga morbida. Sul livello più ampio, costituzionale,
Watts costruisce un ragionamento politico davvero affascinante. Prende come esempio gli Stati Uniti, una repubblica fondata su un principio chiave, la fiducia reciproca. Noi operiamo per consenso. Filosoficamente questo sistema rifiuta il concetto di peccato originale. Non crediamo più di essere innatamente corrotti al punto da aver bisogno di un'autorità assoluta e indiscutibile che ci sorvegli dall'alto. Eppure, nota Watts, ci aggrappiamo ancora a leggi proibizioniste rigidissime di origine ecclesiastica, trattando il nostro codice penale come se fosse l'infallibile verdetto di un re divino. Il che ci porta a una provocazione finale pazzesca. La domanda geniale con cui Alan Watts scuote le nostre coscienze è questa: come può una repubblica essere la migliore forma di governo se l'universo, il paradiso e l'inferno sono una monarchia? È un paradosso profondo. Pretendiamo di autogovernarci da liberi cittadini, ma le nostre paure più profonde e le nostre regole sociali seguono ancora un modello feudale, in cui ci sentiamo dei semplici sudditi cosmici. E forse è proprio questo contrasto che ci impedisce di esplorare apertamente la nostra connessione con la natura. Possiamo superare questa frattura senza riconsiderare il nostro stesso posto nell'universo? E con questo grande interrogativo chiudiamo l'analisi di oggi. Grazie per aver esplorato con noi e alla prossima! Se questo contenuto ti è stato utile, lascia un like. Condividi nei commenti le tue valutazioni, esperienze o suggerimenti per altri video. Iscriviti al canale per continuare il viaggio nella conoscenza.